torniamo a parlare del nostro famigerato congiuntivo. Se hai guardato molti dei miei video su YouTube o seguito le mie lezioni su Patreon, probabilmente il congiuntivo ti esce dalle orecchie, ma ci tengo a chiarire tutti i suoi aspetti. Oggi vorrei vedere con te alcuni connettivi che richiedono necessariamente il congiuntivo. Si tratta di connettivi importanti perché ti permetteranno di parlare italiano in modo più naturale e anche a un livello più avanzato. E alla fine di questo video faremo anche un piccolo esercizio per fissare tutto quello che ci diremo, quindi rimani con me fino alla fine. Paolino, ho deciso di venirti incontro. Posticipiamo l'esame affinché tu possa arrivare più preparato. Va bene? Grazie. Figurati. Posticipiamo l'esame affinché tu possa arrivare più preparato. Qual è la funzione di questa congiunzione? Affinché. Questa parola già ti dà un'indicazione. Affinché. È una congiunzione finale che identifica una finalità, uno scopo, un obiettivo. Posticipiamo l'esame con l'obiettivo di farti arrivare più preparato. Affinché. Si tratta di una congiunzione un po' più formale rispetto ad altre, ma è comunque molto usata e potremmo sostituirla anche con perché, con funzione finale. Posticipiamo l'esame perché tu possa arrivare più preparato. Ricordati che le congiunzioni finali richiedono il verbo al congiuntivo. Parlo lentamente perché tu possa capire bene quello che dico, o affinché tu possa capire bene. Ripetilo affinché tutti lo sappiano. Abbiamo chiuso i cancelli affinché nessuno potesse entrare. Usiamo il congiuntivo imperfetto, perché il focus è nel passato. È come dire abbiamo chiuso i cancelli così nessuno poteva entrare. Un'altra locuzione che potremmo usare sempre con funzione finale è in modo che e si può usare in alternativa ad affinché o a perché. Ti scrivo la ricetta della lasagna vegetariana, in modo che tu non possa sbagliare. Così non puoi sbagliare, affinché tu non possa sbagliare. Questo è l'obiettivo. Ho lasciato la porta aperta, in modo che i cani potessero entrare. E così sono entrati anche i ladri. Una piccola interruzione perché, come anticipato nei video precedenti, io e Giulia stiamo preparando qualcosa di grande. La scuola di Vaporetto Italiano sta finalmente prendendo forma e tra poche settimane lanceremo il primo percorso completo di italiano di livello B1. Poi arriveranno anche gli altri. Sarà un'avventura straordinaria di ben 4 mesi che potremo fare insieme. Non ti anticipo niente, se non che sarà un percorso completo e focalizzato anche sull'italiano naturale, quello di tutti i giorni. Se vuoi raggiungere o consolidare un livello B1 in italiano, clicca sul link che trovi sotto a questo video per iscriverti alla lista d'attesa e sarai il primo o la prima a ricevere tutte le informazioni. Ti aspettiamo! Dalle congiunzioni finali passiamo alle congiunzioni concessive. Le congiunzioni concessive, come tutte le congiunzioni, connettono due frasi e introducono qualcosa che succede indipendentemente da ciò che è menzionato nella frase principale. Adesso con degli esempi sarà tutto più chiaro. Gli darò un 6, sebbene il compito sia un disastro. Guarda qui. Benché gli abbia dato una settimana in più per studiare, il suo esame è uno schifo. Uno schifo!
Nonostante, sebbene e benché sono tutte congiunzioni concessive che significano semplicemente anche se. Anche se gli ho dato una settimana in più, il suo compito è un disastro. Gli darò un 6, anche se ha fatto un sacco di errori. Avrai notato che anche se non vuole il congiuntivo, ma vuole l'indicativo, mentre le altre congiunzioni concessive richiedono il congiuntivo. Sebbene sia tardi, vado a fare 2 passi. Congiuntivo presente, perché sto parlando del momento presente. Anche se è tardi, vado a fare 2 passi. Indicativo. Nonostante abbia piovuto tutta la notte, fa caldissimo. Congiuntivo passato, perché stiamo esprimendo qualcosa che è successo nel passato. Anche se ha piovuto tutta la notte, fa caldissimo. Passato prossimo. Ieri nessuno mi ha scritto, benché fosse il mio compleanno, o nonostante fosse il mio compleanno. Qui usiamo il congiuntivo imperfetto perché stiamo descrivendo qualcosa. Infatti all'indicativo useremo il tempo imperfetto. Ieri non mi ha scritto nessuno, anche se era il mio compleanno. Infatti questo è un aiuto molto importante. Per scegliere il giusto tempo del congiuntivo, presente, imperfetto, passato o trapassato, potresti confrontarlo con la stessa frase ma all'indicativo. Per esempio, la frase con sebbene con il congiuntivo imperfetto e la frase con anche se all'indicativo imperfetto. Generalmente dove usiamo l'imperfetto all'indicativo lo usiamo anche al congiuntivo, nei casi che richiedono il congiuntivo, ovviamente. Forse sto facendo più confusione. Continuiamo. Queste 3 sono quindi le congiunzioni concessive più utilizzate e ti ricordo che richiedono il congiuntivo. Ce n'è un'altra che a me piace tantissimo perché secondo me è veramente elegante ed è malgrado, che ha lo stesso significato di sebbene, nonostante, benché, anche se. E anche malgrado richiede il congiuntivo. Non ce la farò mai a laurearmi, malgrado io faccia del mio meglio. Anche se faccio del mio meglio, nonostante io faccia del mio meglio, benché io faccia del mio meglio. Malgrado nevicasse, siamo partiti. Anche se nevicava, siamo partiti. Come promesso, ecco l'esercizio. Troverai ovviamente delle frasi, perché un minimo di contesto è fondamentale, e dovrai scegliere la congiunzione corretta. E poi ti darò la risposta corretta. Tutto chiaro quello che ci siamo detti? Congiunzioni finali e congiunzioni concessive. Sono congiunzioni che richiedono il congiuntivo, ma ci sono alcune eccezioni, come per esempio anche se, che è concessiva ma richiede verbi all'indicativo presente. Grazie per la tua compagnia e per la tua fiducia, come sempre. Ci vediamo al prossimo video.